Vinton Cerf è un informatico americano conosciuto come uno dei padri di Internet. In un suo famoso discorso nel 2015 ha detto, tra le altre cose, «Se tenete una foto, stampatela». Non possiamo che essere d'accordo. Ciao, sono Paola della Bottega Fagnola, un laboratorio artigiano di Torino che si occupa di legatoria, cartotecnica e restauro di libri e documenti. Negli scorsi video vi abbiamo fatto vedere dei lavori realizzati nel laboratorio. Questa volta vi portiamo nel retrobottega del negozio. Aprile vuol dire bel tempo, ma per noi significa anche l'inizio della stagione delle cerimonie. In questo periodo accogliamo molto spesso wedding planner, fotografi, ma anche direttamente gli sposi che vogliono venire a concordare come realizzare gli album foto per il loro matrimonio. Questa coppia ha celebrato il matrimonio lo scorso settembre e voleva che anche il contenitore dei ricordi di quella giornata riprendesse uno dei colori che è stato preponderante durante quella festa, il verde acido, presente sia nelle composizioni floreali che nelle scarpe della sposa. Quindi con il nostro videomaker ci siamo recati in negozio dove Anna Paola ci ha fatto vedere come ha realizzato questo album. Il negozio si trova nel centro storico di Torino, a pochi minuti da Piazza Castello, nella contrada dei Guardinfanti, ed è anche vicinissimo al luogo dove è nata la bottega, con il nome di Legatoria Rocchietti, negli anni 50. In via San Tommaso 11 trovate Anna Paola e tutte le nostre proposte ai nostri prodotti, diari, album fotografici, agende, quaderni, scatole, ma avete anche la possibilità di concordare delle realizzazioni di legatoria e cartotecnica su misura con i colori, le forme e i materiali che preferite. Ma veniamo al sodo e vediamo questa lavorazione. Per gli album foto utilizziamo degli interni con veline di diverse misure che teniamo già pronti, per poter realizzare le personalizzazioni sulla copertina più velocemente. Confezioniamo la copertina partendo dall'anima, che è composta dai cartoni per i piatti e cartoncino per il dorsetto. Prendiamo le misure per andare a tagliare il materiale di rivestimento, in questo caso una tela da legatoria di un bel colore verde acido, che riprende il tema del matrimonio e il colore delle scarpe della sposa. Dal rotolo tagliamo un pezzo e poi, verificando il senso di fibra, lo portiamo alla misura che ci serve. I ritagli li conserviamo perché potrebbero servire per altre lavorazioni. Una volta tagliata la tela della misura necessaria, la incolliamo. Quando si incollano superfici così ampie, la difficoltà è estendere la colla velocemente per evitare che asciughi troppo in fretta, ma anche in maniera uniforme e nella giusta quantità, né troppa né poca. In laboratorio ci aiutiamo con le incollatrici, altrimenti in casi specifici, come sta facendo qui Anna Paola nel retrobottega del negozio, utilizziamo dei rulli. Una volta stesa la colla, posizioniamo i cartoni imbottiti dei piatti e il dorsetto, lasciando tra ciascuno lo spazio per lo snodo. Smart looking rainbow like you see pictured in Vogue. I've a wonderful vibe in a wraparound. Rifiliamo la tela di modo che anche i rimbocchi all'interno siano tutti della stessa misura. Per permettere all'album di aprirsi correttamente, il dorso rimane staccato, per questo viene applicato all'interno un tirante. Procediamo poi con i rimbocchi. Il materiale di rivestimento è stato tagliato più grande dei cartoni appositamente per essere rimboccato, di modo da ricoprire anche i labbri, ovvero lo spessore dei cartoni, e una parte di bordo interno che viene chiamata unghiatura.
Quando facciamo questa rimboccatura, dobbiamo assicurarci che il materiale sia ben steso e aderente sia sui labbri che sulla parte di unghiatura e rimbocco. You lucky people, you. Here's a hollyhock scent that makes a lady or gent feel well-to-do, and the price fits your pocket. You lucky people, you. Now here's a green velvet. Anche questa operazione può essere effettuata totalmente a mano, ma quando abbiamo bisogno di produrre in grandi quantità e quindi abbiamo necessità di velocizzare le operazioni ripetitive come questa, ci aiutiamo con delle macchine rimboccatrici, come avete visto nei video precedenti. For a love song, you lucky people, you. Un ultimo colpo in pressa per assicurarsi che tutto sia adeso. Ain't no perch, ain't no flounder, you flounder for fish, ain't no fish, and all. Ultimissimo passaggio, verifichiamo solo come calza la copertina sul blocco dell'album e che le dimensioni siano effettivamente corrette. Copertina pronta. Prima di montarla andiamo a fare la stampa a caldo, che avete visto anche negli scorsi video. Anche qui, che cosa scrivere e dove scriverlo è totalmente personalizzabile. Con gli sposi abbiamo deciso di incidere sul fronte della copertina l'anno del matrimonio. Lo componiamo lettera per lettera e lo montiamo sulla nostra trancia manuale per la stampa a caldo, che scalda i caratteri metallici. Some days there just ain't no fish. Tomorrow is unpredictable, so it may be sound advice to put away. E poi con il foil stampiamo in oro la scritta. Holy mackerel, wish for a catch every day, and you're wasting a wish for someday. Sempre facendo attenzione alla centratura e all'altezza, stampiamo anche i nomi degli sposi sul dorso. Suffering catfish, some days you throw out your bait, and the world is. Infine, sul retro, aggiungiamo la nostra firma. Una volta stampata la copertina, siamo pronti per l'incassatura, ovvero per montarla sopra il blocco carte. Arrotondiamo un po' il dorso e prepariamo la nostra colla della quantità e della fluidità necessaria. Tomorrow is unpredictable, so it may be sound advice to put away some extra fish and ice. Holy mackerel, wish for a catch every day, and you're wasting a week. Incolliamo le sguardie sul blocco carta, quindi stendiamo la colla su tutta la superficie facendo attenzione a non avere residui sul dorso. There just ain't no fish, no fish. Posizioniamo la copertina verificando che sia tutto nella posizione corretta. Ribaltiamo il volume e facciamo la stessa cosa dall'altro lato. For singing a song and it's a good day. For moving along, yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning till night. Yes, it's a good day for shining your shoes, and it's a good day. Sempre verificando dopo ogni passaggio che sia tutto corretto. Anche qui diamo un colpo in pressa per assicurare l'adesione. Il primo complessivo Good morning, sun. e poi successivamente piatto per piatto. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you know you got the right away, 'cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day. Sfruttiamo il pressino del tagliacarte con delle tavolette che ha modificato Luciano appositamente per segnare e rifinire lo snodo. Finito, non resta che lasciarlo asciugare.
Un album foto è un contenitore di momenti preziosi. Noi siamo contenti, nel nostro piccolo, con il nostro lavoro, di contribuire a conservare questi ricordi e poterli trasmettere al futuro. Ringraziamo gli sposi che ci hanno permesso di raccontare la loro storia, Anna Paola, che ci ha permesso di filmare le sue mani e di raccontare per immagini questa lavorazione, e grazie anche a voi che avete guardato il video fino a qui. Se vi è piaciuto mettete un like, commentate, non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Rise and shine today. You know you've got to get going if you're gonna make a showing, and you know you've got the right of way, 'cause it's a good day for paying your bills. Yes, it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away your pills, 'cause it's a good day from morning